Guido. Ciao Alberto! Ciao ragazzi, benvenuti. Oggi un'intervista davvero strepitosa. Siamo con un amico, nonché un artista di lungo pelo, come si dice, Sì. Alberto Ponno. Davvero un onore Salute per a tutti. noi e vi assicuro che sarà un'intervista scoppiettante. Ciao Alberto, benvenuto Ciao nella nostra Lorenzo. accademia. Grazie. Allora, come stai innanzitutto? Diciamo abbastanza bene adesso. Abbastanza bene, Sì. sì. Hai avuto un po' di vicissitudini. Un po' di però, vicissitudini, insomma. sì. Ma adesso sono sopravvissuto. Benissimo, benissimo. Meno male, siamo qui nel tuo regno, siamo Sì. qui in realtà a casa tua, Sì. che è strapiena, ragazzi, dei suoi lavori, delle sue opere. Tra l'altro quasi tutti originali, no? Tutti Sì, originali, tutti originali, sì, Tutti originali. sì. Perché questi volutamente non li ho mai voluti vendere. Esatto. Ho sempre tentato di non venderli, i miei quadri. Ho cercato sempre di vendere i diritti di riproduzione, Sì. ma non gli originali. E guarda, è una scelta fantastica perché poi tu, penso, vivendo di questa arte, te li vedi tutti i giorni, insomma, Sì, quindi è mi fa veramente- piacere. Sì. Bene Alberto, allora io direi che cominciamo dalla tua storia. Siamo curiosi, come sai, noi stiamo facendo questi video per tutti, per gli artisti che già fanno questo lavoro con aerografo o anche, perché no, custom painting, ma ovviamente anche con tanti ragazzi che stanno iniziando. Quindi tanti ti conoscono, alcuni magari non ti conoscono, quindi partiamo dalla tua storia. La mia storia è un po' lunga. Prendiamola per sommi Sì. capi. Dovete sapere che Alberto è un grandissimo oratore, quindi quando lo si incontra ai varie convention parte dalla mattina alla sera a chiacchierare. Il sabato parlo, la domenica ho finito la voce. Quindi No, dai. beh, allora, io non parto come artista, lo dico artista, che poi è una parola grande, come aerografista. Io sono un motorista, sono un perito meccanico, ho lavorato per diversi anni al Portello, al reparto sperimentale motori dell'Alfa Romeo. E Quindi hai iniziato sporcandoti le mani col grasso e con l'unto con l'olio? No, allora no. Ah. Allora ero un tecnico, lavoravo in sala prove, facevo l'evoluzione dei motori, non so, tutti avranno avuto il GT1003 Alfa Romeo, quelle macchine lì. Poi uscito dall'Alfa ho lavorato per qualche anno nell'ambito delle auto da competizione, ho corso in macchina per 5 anni. E nel 1980 ho dato una botta alla mia vita e non mi piaceva più fare quello che facevo e ho deciso di fare il pittore, l'aerografo non lo conoscevo, ma volevo fare qualche cosa per riuscire a campare. E quindi quello di come ho cominciato con l'aerografo è una cosa che ti voglio raccontare. Vai. C'avevo un amico carrozziere che aveva una Volkswagen familiare e questo mi ha suggerito, ti dico che era la Volkswagen familiare, una Passat, perché lui mi ha detto: tu sai cosa dovresti fare? Dovresti mettere, tu che sei portato, perché io mi ero messo a disegnare dei foulard. Tra l'altro un foulard l'ho regalato alla moglie di Villeneuve, ma questa è un'altra storia, dopo io divago. Personaggi incredibili, ragazzi. E mi dice: dovresti dipingere. Perché non mi dipingi la macchina? Però devi fare l'aerografo, non col pennello. Io non sapevo cos'era l'aerografo. Dove lo prendo? Dice: ma non so, uno dei negozi più forniti di Milano è la Sapaz, che è vicino a Piazza del Duomo. Stiamo parlando del 1980, hai detto? Sì, 80, 81. Avevo appena regalato
quando ho smesso, io avevo un socio, e quando ho smesso di fare il meccanico, avevo un garage in centro a Milano, e lui, quando io gli ho detto di punto in bianco, io non voglio fare più sto mestiere, e lui, poverino, non era in grado di rilevare la metà dell'officina, gli ho detto, guarda, te la regalo. Gli ho regalato la metà dell'officina, la mia metà, e me ne sono andato. E quindi sono andato alla Sapaz. Questa cosa della Sapaz ve la racconto perché poi è una cosa simpatica per uno strascico che ho avuto 20-30 anni dopo. Io sono andato in questo negozio, c'era un signore che si chiamava Tony, adesso non mi viene in mente il cognome, al banco, che era il responsabile, e io vado lì e gli chiedo, senta, io vorrei un aerografo perché dovrei dipingere un'automobile, insomma, mi faccio spiegare. E lui mi fa vedere, colpo di fulmine, insomma, mi fa vedere il PASH, il VJR, che è diventato per sempre il mio strumento per tutta la vita. E gli chiedo, ma come faccio per iniziare? Cioè, lui mi spiega, mettere la vernice qui dentro, diluente, solvente, e io prendo tutto il necessario, vado a casa, non avevo preso i colori, per cui ho preso gli acquarelli di mia figlia, ho sciolti con l'acqua, l'ho messi lì dentro, che poi mi si intoppava tutto. E lui mi aveva detto di fare puntini, linee per prendere la mano, no? Ma a me, io dopo un po' che facevo i puntini e le linee, insomma, non mi piaceva. Mi ricordo che ho preso da un libro giapponese l'immagine di una signora che prendeva il sole su una sedia a sdraio a strisce, col braccio così e gli occhiali da sole. Sì. E ho disegnato quella lì. E il giorno dopo sono tornato alla Sapaz e sono andato da questo signore che si chiamava Tony e gli ho detto, ho fatto i puntini, mi sembrava che mi venivano bene, ho provato a fare sta roba qua. Questo era siciliano e mi fa, posso dirlo, ma mi stai piano poco? Dico, no, perché? Ma tu hai fatto questa cosa qui, tu non avevi mai usato l'aerografo? No. Ma sai che qua viene gente che dopo un mese me lo riporta e mi dice che non riesce a usarlo? Non lo so, io com'è questa cosa qui? Insomma, lì ha chiamato, ma pensa, lui è venuto qui a comprare. In brevissimo, lo so che non dovrei sforare, ma alla fine te la devo dire, sono passati 20-30 anni, ma di più, dall'80 mi sono conosciuto con lei nel 2008, quindi sono 30 anni circa. Andiamo, dopo 30 anni, in Piazza del Duomo che ordinano prete un suo amico. Assistiamo alla funzione, eccetera. Poi dico, senti, adesso, dico a mia moglie, ti porto nel posto dove ho comprato il primo aerografo, che è qui dietro alla Savaz in Piazza Diaz. E allora andiamo, sai, non sapevo neanche se c'era ancora questo qui. Andiamo davanti alla vetrina e dico, vedi, guarda, ecco, c'è ancora. Il negozio c'era ancora. Il negozio c'era ancora, c'era un tizio che stava pulendo la vetrina e gli racconto, sai, sono venuto qua, ho comprato, poi mi avevano detto, quello si ferma, c'era anche lei, si gira e mi fa, ma lei è Ponno? Sì, sono io. Ragazzi, fermi tutti. C'è Ponno, quello là che ci raccontava sempre Tony, che è venuto dopo 30 anni. Era diventata sta storia che raccontavano, che io avevo fatto un disegno. Ma quel disegno là l'hanno tenuto loro o poi ce l'avevi tu? L'avevi tenuto tu? No, credo che no, l'avevo io, ma sinceramente non so che si è perso. Quindi questo era per dire, va bene, come ho cominciato, ho disegnato. Insomma, hai scoperto un talento alla fine. Sì, mi veniva, sai, io disegnavo da quando avevo 4 anni, ma va bene. Però sai disegnare e iniziare subito a usare uno strumento che non conosci. Infatti, mi è venuto mi è piaciuto subito, no? E disegnai su questa Volkswagen Akime Sorayama su 2 facce. Da un lato c'erano le donnine d'acciaio e di là non Akime Sorayama, era Frazetta, Frank Frazetta, che è stato premiato insieme a me al Vargas Award nel 2004. Vabbè, no, ci tenevo a dire perché Frank Frazetta, insomma. Io sono stato premiato insieme a lui, ho sbagliato. No, entrambi siete stati, avete preso questo premio prestigioso, quindi insomma, mettiamola così. È molto modesto il ragazzo qui, come avrete notato.
Vabbè, mi vengono le cose, man mano me le ricordo e quindi le racconto. Faccio questa macchina e poi allora si usava andare in giro alla sera per Milano, anzi il martedì, davanti all'Arco della Pace in Corso Sempione, che c'era un po' la guerra nei primi anni in cui si disegnava aerografo sulle macchine, sui furgoni, no? Ci si metteva in mostra, io so fare questo, no? Veniva un altro per cercare di accaparrarsi del lavoro, ecco, c'erano anche delle cose quindi belle. Tu hai iniziato subito prendendo come un lavoro, insomma. Sì, volevi... cercavo, sai, ok. non faccio più il meccanico. Finito il meccanico, adesso questo deve essere il mio lavoro. Devo lavorare. Talento, ho scoperto che ce l'ho, boh. Provo, infatti lui mi ha detto io ti do la macchina, ma la fai naturalmente ma la gratis. macchina, se faccio una digressione, tu già lavoravi in una carrozzeria, avevi trovato un posto in una carrozzeria? No, perché... conoscevo questo, il proprietario da anni, eravamo amici abbastanza e quindi io quando sono venuto via da lì sono andato in questa carrozzeria a dire cioè, non so che cosa potrei fare. Ti sei appoggiato io qua. Mi ero messo a fare i foulard, dico ma sai i foulard insomma, andavo, piccolo inciso, io ho sempre tenuto a fare delle cose diverse, delle cose di avere il meglio. Io facevo dei foulard, ma i foulard me li dava Giorgio Schoen, il figlio di Mila Schoen, quindi parliamo, mi dava la seta, il raso di seta e disegnavo lì sopra, insomma facevo anche delle belle cose, ma era difficile. Ho fatto anche una mostra di foulard, mi ricordo che la gente pensava di prenderle, quando sono venuti hanno visto perché avevo fatto delle belle cose. È un problema, io lo so, perché per fare i foulard io andavo negli zoo safari. Sì. E sono diventato amico, io divento amico di tutti, sono diventato amico di un tedesco che si chiamava Heinz, che era quello che stava al Zoo Safari di Varallo Pombia. Abbiamo il gobbo che suggerisce, Giulia dietro che suggerisce. Il guardiano dei leoni. Siamo diventati amici per la pelle, talmente amici, io avevo la R4, che lui mi permetteva, anziché di fare il sentiero assegnato, tutte le macchine in fila, che si fermano. Facevi il safari vero. Facevo il safari vero, ma tu fai quello che ti pare, ti fermi, fai le foto, io dicevo devo fare le foto perché devo fare i foulard, che va bene. E un giorno e lui girava in questo posto, aveva un gippone Toyota. E io mi fermo e arriva un leone giovane con poca criniera, si riconosce per quello, e comincio a sentire la R4 che faceva così perché lui ha cominciato a addentare il paraurti che aveva il rostro di gomma. E io quando sentivo che faceva così ho messo la prima, mi sono mosso, lui ha mollato, mi camminava di fianco sto leone e mi ha preso la maniglia dalla parte di là della guida. Sai, non volevo fargli male perché lui continuava ad andare. Ho aperto lo sportello e chiamavo Heinz, no, che c'era sto leone. Poi mi sono fermato, lui va dietro, io tiro un sospiro di sollievo e sento psh, e mi ha bucato la gomma. Al che mi sono messo a chiamare sto povero, questo è arrivato di corsa, mi ha bucato la gomma, tu scendi che cambiamo? No, no, non c'ho la ruota di scorta. A spingere la macchina. No, sono uscito su 3 ruote, vabbè, poi una signora mi ha prestato la ruota perché, vabbè, a monte. Questo era perché per disegnare sui foulard andavo in questi zoo safari. Dopo vedremo cosa combina per andare a trovare i posti per disegnare le opere che ha realizzato. Quindi sì. Questa cosa è rimasta poi nel tempo. Quindi ritorniamo a Milano. Quindi andavi a questi raduni, andavo a questi raduni, cercavi lavoro e piano piano hai cominciato a fare più che altro caschi. Ho trovato nell'ambito dei caschi, nei negozi che vendevano, ce n'era uno in fondo a Viale Zara venendo verso Milano, in Piazza Piola mi pare che fosse, non mi ricordo, che vendeva cose particolari, belle così. Per moto? Per piloti auto. Ai miei tempi, quando iniziavo io negli anni 90, c'erano 9.000 giri vicino. Non erano, è un'altra, non erano 9.000 giri, che conosco anche quello. Sì. È un altro. Beh, insomma, ho cominciato lì. In genere. E poi da lì, non so, ho cominciato a fare i caschi per Italia 1.
Mi hanno fatto fare una cinquantina di caschi per la sigla d'apertura di Drive-In. Ah sì, certo. E per me, insomma... Bisogna essere un po' anziani per ricordarselo, io lo guardavo in bianco e nero. Qual era il personaggio più di Drive-In? D'Angelo c'era, sì, vabbè, c'era il commissario Beruschi, c'era il commissario, qui la brioche. A proposito di questi due, gli ho dipinto la macchina. Davvero? Sì, a Gaspare Zuzzurro. Bravo, Gaspare. Non mi hanno pagato. Vabbè, purtroppo lasciamo perdere, vabbè. Comunque ti hanno pagato in brioche probabilmente. In brioche, ti ho mandato proprio in brioche. Vabbè, torniamo indietro. Quindi hai lavorato anche per questo programma, Drive-In? Ho lavorato per questo programma. Soldi, insomma, dai, lavoravi. Sì, insomma, non è che mi pagassero tanto questi caschi. Mi hanno convinto perché tutto si sarebbe visto nella prima puntata, tutti i ragazzi che saltavano su queste moto da Triana. Siccome io la so come va a finire, gli faccio la domanda. Quindi poi li abbiamo visti tutti in televisione? Sì, infatti ho detto a tutti quelli che conoscevo e la sera del martedì, mercoledì, quando è che facevano questa trasmissione. Oh, ragazzi, guardate i miei caschi. Guarda, sono tutti io, l'ho dipinti. E infatti sono visti tutti sti ragazzi, poi facevano anche i primi piani, come mi avevano detto, mentre erano fermi prima di partire, primo piano sul casco, che erano dei caschi rossi, gialli, colorati. Nessuno c'aveva disegnato. Nessuno era decorato? Nessuno decorato, io ho fatto tutti animali, tigri, cose varie. Era successo? Era successo che mi hanno detto, quando io ho telefonato incazzatissimo, mi hanno pagato, mi hanno detto che se li sono inguattati quelli. Se li sono fregati tutti, che non hanno fatto in tempo ad arrivare. Ad arrivare erano già spariti. Erano già spariti. Vabbè, ma insomma vuol dire che queste cose piacevano. E gli amici ti avranno detto, sei un paccaro. Sì, ho detto no, l'hanno presi, vabbè. E questo è stato un po' l'inizio. Poi sai, sinceramente, anche perché è successo tanti anni fa, non ti so dire se ci sia stato un salto di qualità immediato per qualche cosa. So che diciamo che una delle svolte è stata quando ho conosciuto Fabrizio della Playmoto, okay. Perché lui, siccome era verniciatore ufficiale della nonna, conosceva piloti, conosceva benissimo Carlo Talamo, sì, che era il proprietario, il numero della numero 1. Quindi da lì il discorso, per esempio, di Giovanotti, di Lorenzo. Quindi tu hai iniziato anche tramite Fabrizio a lavorare per la numero 1. Okay. Pensa che Carlo Talamo era talmente innamorato di quello che faceva. Era il primo concessionario ufficiale Harley di Milano, quindi questo va detto per quei pochi che non lo sanno. Ecco, io nel frattempo avevo preso un capannone vicino all'Autodelta. L'Autodelta penso che tutti sapranno che cos'è, è la squadra corse dell'Alfa Romeo. Io lo so perché correvo con una macchina, un Alfa Romeo. Quindi anche pilota, E quindi, io sentivo, adesso sembra una stupidaggine, ma dopo capirai che non la è, mi esaltavo mentre disegnavo, siccome disegnavo poi principalmente macchine da corsa, sentivo i motori che venivano provati in sala prova, no? E quindi sentivo continuamente. Sentivi il sangue ribollire. Sì. E siccome mi è capitato di disegnare per loro, diciamo prima era Autodelta, poi si è chiamata Alfa Corse, loro correvano anche a Indianapolis nell'89-90 e a un certo punto hanno deciso, no, devo fare un passo indietro per arrivare qui, sto andando un po' a ruota libera, mi sa che io ti ho mandato a monte le domande, ma tu fermami. No, vai tranquillo Alberto, è un piacere sentirti parlare. Io siccome ho preso il capannone lì, detto del capannone, che per avere un capannone piccolo è difficile, a me non serviva un capannone grande, volevo un capannoncino. Il costruttore... Adesso è un po' il contrario. Questo, il capannone piccolo, 60 metri quadri, se l'era tenuto per lui. E io gli stavo dietro tutti i giorni, io non avevo i soldi per comprarne uno. I soldi non li ho fatti, devo dire, con l'aerografia ci volevano troppi soldi. I soldi me li ha dati mio padre per comprare il capannone. E questo mi ha detto, sì, io ti do il capannone, ma tu mi devi disegnare gratis il portellone del furgone con cui porto gli operai. E semmai ho anche la foto del portellone, e un bel Clint Eastwood con lo sfondo di New York con la pistola, l'ispettore Callaghan.
E la cosa buffa, no? Quando anche me lo diceva anche questo qua, mi diceva, ma lui naturalmente gliel'ho fatto gratis e mi ha venduto il capannone che era riservato a lui, ma va detto, con quello che guadagni con questa cosa che fai adesso, tu ti stai svendendo, ti do di più se tu vieni a portare la calce sulla scala a fare il manovale. A me ha detto, ma va bene così, per adesso io devo imparare, devo farmi conoscere, devo lavorare, perché non è che puoi pensare di fare i soldi quando ti metti a lavorare, soprattutto quando sei all'inizio. Quando sei all'inizio, e poi devi farti conoscere e non basta neanche, insomma, devi allargare il tuo campo d'azione, insomma, no? Quindi questo, dunque il capannone, l'autodelta. Quindi hai iniziato a lavorare anche per loro e nel ho cominciato a lavorare potuto... anche per loro, ecco perché ho fatto questa digressione, perché siccome quando facevo le macchine da corsa ho lavorato per il Jolly Club, che era la principale scuderia a Milano, e quello lì ho il quadrifoglio verde, no? ma non so, triangolo. Sì. E lì veniva spesso Giorgio Pianta, che era un pilota che poi è diventato il presidente dell'Alfa Corse. E io lo conoscevo come pilota, quindi ci davamo del tu. Io lì facevo il motorista, anzi gli ho fatto il motore con la quale ha partecipato al Rally di Monte Carlo su una Lancia Beta insieme a Giorgio Schoen. Poi si è rotto il cavo dell'acceleratore, ma io non c'entravo, io ho fatto il motore, poi il resto specifichiamo, allora non c'entravo. Ecco, e quando lui è diventato il presidente dell'Alfa Corse, io avevo lì il capannone e io ho detto insomma, mi devo far vedere, perché avevamo una certa confidenza, anche se lui era veramente, il presidente dell'Alfa Corse, era una cosa. E siccome io passavo tutti i giorni in moto davanti lì, perché avevo il capannone a 200 metri, un giorno passo, lo vedo, mi fermo e lui mi chiamava, io non lo sono, ma mi chiamava un po' così per scherzo, ingegnere. Mi fermo, tiro sulla visiera e gli dico ciao Joe. Lui non mi riconosce, vedo che mi guarda, poi mi sfilo il casco e mi fa, ingegnere, ma che fai qui? Perché mi chiamava scherzosamente così. Dico, io lavoro qui, lavoro a 200 metri, ma che fai? Perché lui pensava che io avessi messo su un'officina, no? Io dipingo. Dipingi? Ma che fai? Faccio le macchine da corsa, faccio quello che vuoi. Fammi vedere le cose che fai. Allora gli porto un po' di cose, di macchine da corsa che avevo fatto e salta fuori era l'anno in cui Cesare Fiorio, che era stato direttore della squadra corsa di Formula 1 della Ferrari, aveva fatto la trasversata oceanica con il Destriero, che era un motoscafone che ha battuto il record di traversata più breve di quel tipo di imbarcazione. Allora volevano fargli un regalo e mi commissionano una cosa un quadro su Cesare Fiorio. È stato il primo lavoro che ho fatto per loro e ce l'ho. E siccome Cesare Fiorio è stato direttore sportivo della Ferrari quando correva Nigel Mansell, e quindi io ho fatto un quadro, ho fatto una trasparenza, la faccia di Fiorio con dietro Mansell sulla Ferrari, una cosa così, e poi gliel'hanno regalato. Ecco, una cosa recentemente, questo è successo nel 89, non so, così, recentemente, parlo di 2 o 3 anni fa, 4 anni fa, mi scrive Cesare Fiorio perché lui ha comprato una fazenda in Puglia, bellissima, bello di pietra, una cosa molto dove puoi andare in vacanza, insomma, no? E ha una sala, masseria qualcosa si chiama. Masseria. E ha una sala tutta di pietra dove c'è attaccata al muro la Ferrari di Mansell, naturalmente la scocca, e di fianco il mio quadro, che ho la foto anche di questo interno. E mi ha scritto se avevo una foto, qualche cosa per fare delle riproduzioni, per regalare. Purtroppo io non ho niente, non ho più niente, solo una foto nel computer
E quindi lui è venuto a vedere quello che stavi facendo. No, è interessantissimo, guarda, davvero, io ti starei... Però stiamo nel seminario, quindi lui è venuto a vedere quello che stavi facendo e ti ha commissionato questa cosa. Guarda, dopodiché mi ha commissionato nell'anno successivo, quando ha corso a Indianapolis con Roberto Guerrero. Loro partecipavano con il motore Alfa, mentre la squadra corsa era americana. E mi hanno commissionato un quadro da dare a fine stagione al pilota, anziché una targa, una cosa. E questa è stata bellissima. Ho fatto una tavola di... Ho la foto. Benissimo. Io ho le foto di le mettiamo tutte in fatto. sovraimpressione. Quindi hanno costruito una cassetta in alluminio per poter fare una lastra di alluminio di una sessantina di centimetri per poterla mandare in America. Ovviamente io poi non ho saputo più niente, perché, e a proposito di questo, da allora, quindi 89, 5-6 anni fa, mi è venuto il coso di dire: ma questo starà su Facebook, Roberto Guerrero. E quindi mi metto a sfogliare Roberto Guerrero. Lo conoscevo perché, siccome nella foto c'era anche il suo ritratto che ho fatto, gli ho scritto Roberto, io sono quello che ti ha disegnato il quadro dell'Alfa Romeo che tu hai a casa. Ho pensato, questo ce l'avrà, neanche almeno sappiamo dove è finito sto quadro. Ecco, dove è finito sto quadro. E lui mi risponde subito: Alberto, è la cosa che amo di più. Okay. È stata una il bella bluff ha funzionato, almeno sai che è lì. Ecco, so che è lì e insomma che gli è piaciuto, ecco, almeno. E poi l'anno dopo l'ho ripetuto per Dennis Sullivan, che era l'altro pilota che ha corso l'altro anno. Lì è andata peggio, perché purtroppo la squadra si è sciolta e nessuno ha più saputo niente del quadro. Cioè il pilota non l'ha avuto, la squadra corse non c'era più, ma anche qui sono passati tanti anni, capita da Fabrizio un pilota, di cui è meglio che non faccia il nome, poi capirai il perché, che va a correre a Imola, e vengo a sapere che Dennis Sullivan viene a correre in Italia per l'Alfa Romeo con una turismo a Imola. Allora chiamo questo e dico: oh, io ti do la foto faccio una bella foto del quadro. Quando lo vedi gli dici: io sono amico di quello che ti ha fatto questo quadro, scrivigli, fagli una almeno, insomma, una cosa, non so più niente, lui non lo sa neanche, lui il quadro non ce l'ha, ti premetto, diglio, io lo so che lui non ce l'ha, però così mi fa, va bene. Passano 2 o 3 giorni, mi chiama Fabrizio, dice: guarda che domani viene questo qui che ha una busta per te. Io tutto contento vado lì, e questo mi dà la busta, tiro fuori il quadro, la cartolina, l'ingrandimento fotografico con dedica, dove c'è scritto in inglese tanti ringraziamenti, bla bla, Fabrizio. Dico: perché Fabrizio? Perché tu come ti chiami? Ecco perché non ti dico il nome di questo imbecille, perché... E quindi l'ho lasciata a Fabrizio, perché Fabrizio si chiama Fabrizio, e lui ha attaccato questa bellissima foto con tanto di dedica a Fabrizio, che almeno ce l'hai tu, insomma. Almeno gli diamo un senso. Vabbè. Va bene Alberto, quindi eravamo che stavi facendo questi lavori per piloti, Herrero e via dicendo, e poi come sei arrivato a fare queste opere? Quindi tu adesso mi parlavi di commissioni, quindi mi hai detto che dopo qualche anno, quindi nei primi anni dall'80, hai iniziato a lavorare Caschi, Moto e Fabrizio ti ha introdotto un po' nell'ambiente, poi di fianco all'Alfa Corse hai riagganciato piloti, direttori e responsabili, e poi dopo queste commissioni sei andato avanti con questo trend? Sono sempre andato avanti. O hai iniziato a fare cose per te? No, ho cominciato naturalmente guadagnando poco, ho continuato sempre a fare queste cose, sempre cercando di fare cose ad altissimo livello, perché 2 sono le cose: o cerchi di fare per distinguerti delle cose che, non dico che non fa nessuno, ma insomma che dicono: ma questa qua l'ha fatta lui, no? Così qualcuno che la vuole, anche se tu impieghi tanto tempo, ti paga meglio, ecco, è più contento di... io non ho mai fatto un casco, un quadro, che qualcuno abbia detto: tu me lo devi fare così. Perché io ho detto: tu mi dai il tema, il resto ci penso io, lo faccio io. In questo sei molto artista,
è perché non sarei capace di fare Ok. una cosa che non mi piace. In questo sei molto artista. Beh, ti ringrazio. Io non mi ritengo un artista, io mi ritengo un artigiano, l'ho sempre detto, tant'è vero che io non li chiamo quadri, opere, io li chiamo lavori, i miei lavori. No? Una delle domande che avevo segnato era appunto se ti sentivi più artista o No, professionista. non quindi mi ci sento siamo artista, arrivati. che poi per me l'artigiano è un artista. Se tu vai a Firenze, c'è il Duomo, sopra ci sono delle lunette con dei mosaici, che io sono rimasto incantato, non sono neanche entrato dentro e mi hanno detto ma tu non sei andato dentro? No, io sono rimasto Era 2 ore talmente bello a guardare fuori. questo. Dico, ma chi l'ha fatto? Voglio una cartolina per portarmi a casa. Non vendevano neanche le cartoline delle lunette che ci sono sopra al portone del Duomo di Firenze. Io ti dico, Quello è un artigiano. Ho Non so chi appena sia. visitato il Duomo di Orvieto, la facciata è qualcosa di meraviglioso. Esatto, cioè tu vai lì perché c'è la pala del, Sì, capito, del Giorgione, indubbiamente io sono ignorante, non conosco niente, non ho fatto, però mi piace quello, il mosaico, vabbè, è un artigiano, però, cioè, con 2 attributi, cioè ha fatto delle cose che sembravano tridimensionali, con delle pietruzze attaccate, quindi è un po' sottile la differenza tra artista e artigiano, però vedo che si pecca molto sul fatto di sentirsi artista, no? No, non basta. Perché la parola artista in qualche modo dà un certo tono, tono, E no? quindi, Bravo. come si dice, nutre il nostro ego e allora uno, insomma, Bravo. Però insomma, intanto deve venire dagli altri. Certo. Quindi non sentirti tu artista. Però insomma, ecco, io preferisco considerarmi artigiano. Ecco. Non mi ricordo più dove eravamo. Perché... Eravamo arrivati appunto che ti ho chiesto ecco. quando hai iniziato a fare questi lavori per non te c'è o le stato. commissioni? No, non c'è stato. Io Mi dicevi guadagnavo poco, quindi a un certo punto cominciavo a fare quello che volevo. Io facevo quello che volevo, cercando poi di venderlo, e cercavo quindi di fare delle cose che ritenevo che si vedesse che le avessi fatte, che ero solo io a poter fare una cosa del genere. Allora ti faccio una domanda che non avevo messo in lista. Come scegli le immagini che poi riproduci? È facile, Ah, devo sentire una botta qua. ok. Io voglio fare Schumacher, una parola, no? Perché o andavi, parliamo di tempi in cui non c'era internet, no? E dici voglio fare Schumacher, adesso sì, ma anche questo comunque non l'ho trovato su internet. Ma parliamo anche prima, altre scelte, se parliamo di Senna o comunque qualsiasi altra cosa, anche un animale. I piloti facevano delle richieste che uno una volta mi ha chiesto, un pilota che guidava una Porsche doveva andare a correre in America a gennaio, e sta richiesta l'ha fatta a Fabrizio, perché io avevo Fabrizio che era il il l'insider. gancio, no? E che lui diceva io voglio una cosa così, dice guarda c'ho uno che ti fa quello che vuoi, però doveva piacere a me, o perlomeno tu mi dicevi cosa volevi, però dopo non mi dovevi dire come lo devo fare. Sì, Io ti danno lo spunto. mi dai lo spunto, io te lo faccio. E dicevo sempre, se non ti piace non me lo paghi, ma io lo carteggio. No, ti riporto il casco come era, te lo riporto bianco e te lo ridò. Non voglio essere pagato prima, non voglio acconti, non voglio niente, mi voglio sentire libero, perché sennò te devo ridare i soldi. No, io lo disegno e poi, ecco, questo è venuto e ha chiesto un assieme di cose. Voglio un girasole, nel caso di non essere girasoli, era dicembre, quindi girasoli, un passero, sto pensando a cosa ci ho fatto. Io ce l'ho ben presente quel casco. Comunque girasoli e passero, la cosa è, ecco lì non c'era il computer, cose, andare a vedere internet. Girasole dove lo trovi? L'unico punto dove tu potevi cercare cose era la libreria Pli, dietro al Duomo, che lì i libri fotografici costavano una vena, no? Sì, Quindi sì. tu
E io andavo lì, passavo le ore, no, a sfogliare. Mi ricordo che ho trovato un libro sull'agricoltura, che c'erano delle foto di campi di girasole di primi Sarai anni. diventato amico delle persone che lavoravano lì. Quelli ero sempre a Lepri, il mio Anzi, erano complici, vai Alberto. Diventavo, no, poi li dovevi pagare però perché questi libri. E quindi fai al tempo come siamo. E va bene, trovo i girasoli, però poi dico, vabbè, ma io mo devo fare il passero, no? E questa cosa che adesso ti racconto, e questo serve anche a far capire a tutti quelli che vogliono fare questo mestiere quanto tu ti devi sbattere per fare quello che tu vuoi. Tu devi fare delle cose che chi la vede, o il committente, o anche se tu fai una cosa per conto tuo ma che poi qualcuno la vede, cioè gli deve venire voglia. È un po' quello che succedeva quando facevo una roba per Talamo sulla moto, magari di uno che poteva permetterselo, non perché pagasse, non è che si poteva permettere. Giovanotti, un esempio che ci hai fatto. Giovanotti, poi ti dirò cosa gli ho fatto a Giovanotti. Deve essere una cosa che tu dici, quello quando vedi, ma questo qui che l'ha fatto e ha fatto un capolavoro, no? Dio, sì. E quindi ti venga a cercare. Tu devi fare delle cose uniche, anche se fai un casco, anche se fai una moto ancora di più. Io ho fatto una moto, poi ricordami che eravamo qui, ho fatto una moto sull'Australia, uno è andato in Australia, è rimasto fulminato dall'Australia. Voglio una moto che parli dell'Australia. Va bene, te la faccio, non mi devi dire altro. Io ci faccio quello che voglio, va bene. Poi non so se tu ce l'hai presente, la moto dell'australiano con il laborigeno, sì, eccetera, sì, così. sì. Io ho girato e mi sono svenato lì alla Epli perché ho comprato libri sull'Australia. Ma alla fine, se tu guardi, già ti pagavano poco, poi con quello che spendevi in libri... No, è vero, ma allora i libri costavano 100.000 lire, 150.000 lire. Però quindi è una biblioteca incredibile. È vero, no? Quindi tu devi andare lì, e posti dove c'erano delle foto stupende.